Ciao, io sono Alex e vi do il bentornato sul mio canale. Se vi interessano i contenuti che propongo, iscrivetevi e attivate la campanella per rimanere sempre aggiornati. Oggi vorrei cominciare a parlare di un argomento nuovo. Vorrei dare il via ad una rubrica dal titolo I classici perduti, ovvero quei libri che per un motivo o per l'altro rimangono all'oscuro della fama del loro autore, quei classici che in pochi conoscono, in pochi ricordano e che magari è anche complicato trovare online, trovare in libreria e trovare informazioni in merito. Iniziamo questa rubrica quindi parlando di questo libro, L'oscuro visibile di William Golding. William Golding, uno degli scrittori più importanti del Novecento, che tutti noi ricordiamo per essere il vincitore del premio Nobel nel 1983 e per la sua opera più importante e più nota, ovvero Il Signore delle Mosche, uno dei romanzi distopici più belli che io abbia mai letto e sul quale spero di poter dedicare in futuro un video a parte, perché ne vale davvero la pena. Il libro di cui parliamo oggi però è L'oscuro visibile, un libro il cui titolo è tratto da un passaggio del Paradiso perduto di John Milton, pubblicato nel 1979 e fondamentalmente il tema trattato è quello del male e di come il male, nel senso più generale, influisce sulla vita delle persone. I personaggi principali del libro sono fondamentalmente tre: Matti e due gemelle, Sophie e Tony. La struttura del libro è divisa in tre parti fondamentali. In ognuna di queste vengono affrontate le vicende di questi personaggi. Ora, partiamo nel discutere di come si apre il romanzo. Si apre con una scena agghiacciante, terrificante. Si apre con questo palazzo in fiamme, con i vigili del fuoco che cercano di domare l'incendio e davanti a loro hanno questo muro di fiamme, questa grande facciata completamente arsa dal fuoco e da questa esce un bambino a passo lento, cammina piano, zoppicando, è stanco, è ferito, è un essere umano ridotto al suo minimo. E quel bambino è Matti, un infante che esce dall'inferno, un bambino completamente ustionato, ha una parte del viso distrutta e viene raccolto, viene salvato da questi vigili del fuoco che non hanno idea di chi sia, del perché si trovasse lì, ed è una delle cose che andrà avanti durante tutto il corso del romanzo, il come mai questo bambino fosse lì, da dove viene, è uscito veramente dall'inferno? La vicenda di Matti prosegue parlandoci di come lui dovrà poi integrarsi già da bambino in una società che non è disposta ad avere a che fare con lui, una società che non è capace di guardarlo nemmeno in faccia. Avrà tremende difficoltà a rapportarsi con gli altri bambini che lo ostacoleranno, lo prenderanno in giro, lo metteranno in situazioni terribilmente imbarazzanti semplicemente a causa del suo aspetto. Matti però è a sua volta diviso, è a sua volta perplesso, è lui il primo che non ha idea di chi sia, da dove provenga e quale possa essere il suo scopo nella vita. Matti è diviso a metà. Matti si rende conto che c'è qualcosa che non va, capisce che in qualche modo, uscendo da quell'inferno di fiamme, ne ha portato una parte con sé. C'è una frase particolarmente adatta a questa circostanza di Nietzsche, in Al di là del bene e del male, viene scritto che se guarderai abbastanza a lungo in un abisso, anche l'abisso riuscirà a scrutare dentro di te. E sembra una frase perfetta, cucita apposta sulla vicenda di Matti. È come se, uscendo da quelle fiamme, appunto, lui abbia perso una parte della propria umanità in virtù di un pezzetto di quell'inferno dal quale è uscito. Nel corso della sua esistenza, Matti, infatti, alternerà momenti di bontà, di altruismo assolutamente disinteressato, a momenti di malvagità pura, di malessere, di desiderio di fare del male, di vedere la sofferenza nel prossimo.
Nell'immagine di questo Matti che porta avanti una causa malvagia per far soffrire il prossimo, abbiamo anche la figura li chiamiamo i due spiriti notturni, queste figure spirituali, se vogliamo, che compaiono nei sogni del piccolo Matti per indurlo in tentazione, per convincerlo a portare avanti una causa malvagia, per compiere azioni malvagie. Una delle domande che quindi possiamo porci è se sia reale la malvagità di questo personaggio. Se non ci fossero state queste tentazioni, questi spiriti che gli parlavano, avrebbe comunque compiuto queste azioni malvagie? Non ci è dato saperlo al momento. In ogni caso, il personaggio di Matti diventa molto interessante man mano che la sua vita prosegue, perché continuando comunque a relazionarsi con le persone, ci rendiamo conto di come lui svolga un'azione di specchio nei confronti della società. Molte volte ci vengono proposte delle scene in cui Matti parla con delle persone anche caritatevoli, buone, desiderose di compiere del bene, che però hanno molta difficoltà a relazionarsi con lui. Non riescono, nonostante tutto il loro volersi prodigare per il bene della società e del prossimo, non riescono ad averci a che fare, non riescono a reggere lo sguardo di quel volto sfigurato. Questo perché Matti fa da loro da specchio, come vi dicevo, e ricorda ad ognuno di loro che nonostante tutto quello che facciano per essere buone, per apparire buone, sotto sono tutte quante marce. Ognuna di loro è capace di azioni oscene. Per quanto cerchino di nasconderlo sotto uno strato di buone maniere, galateo, bei vestiti, cura del dettaglio, cura dell'estetica, per quanto ci provino, ognuna di queste persone sa inconsciamente di essere comunque capace di azioni terribili. E vedere questa cosa sul volto di Matti, vedere il dualismo dell'essere umano, li spaventa terribilmente. Importante per la vicenda che stiamo narrando è soprattutto la storia di Tony, ovvero questa bambina che crescendo, su una spinta molto anticonformista nel desiderio di non essere conforme alle regole date dalla famiglia e dalla società, si lascerà andare alla dissolutezza più sfrenata. Ci saranno comportamenti sessualmente ambigui e disinibiti. Tutto questo è un importante espediente per quello che vuole dirci Golding, un espediente che ha a che fare anche con la sessualità, un tema che torna prepotentemente grazie ad un altro personaggio, ovvero il professor Sebastian Pettigrew, accusato da tutti di pedofilia per il fatto di avere la colpa di amare i bambini. Quindi ci rendiamo conto che le tematiche portate all'interno di questa storia sono tutt'altro che banali, sono molto moderne, anzi. La tematica è quella del male, ovviamente, del male che si trova in ognuno di noi. Non a caso il titolo è ispirato ad un passaggio del Paradiso Perduto, come vi dicevo all'inizio del video. Se nel Signore delle Mosche Golding ci mostrava come il male in una situazione estrema si potesse manifestare naturalmente all'interno dell'essere umano, in questo libro Golding ci dimostra come il male non abbia bisogno di situazioni così estreme, perché il male c'è già, c'è sempre, è come un serpente che striscia dentro le nostre anime, pronto ad uscire a seconda della situazione, ma con qualunque espediente, con qualunque scusa, il male è sempre pronto a venire fuori, a prescindere da quello che noi facciamo per nasconderlo, per tenerlo a bada, non ha la minima importanza. Il male fa parte di noi, è parte della nostra coscienza. Non possiamo fare nulla per evitare questo. Siamo in grado di compiere le migliori azioni come le peggiori. È un dato di fatto col quale dobbiamo scendere a patti nel corso della nostra vita. Questo è uno dei messaggi fondamentali che ci viene dato da questo libro. Mm, Anche attraverso le figure di Sophie e Tony e di Matti, ci dimostra come
nessuno è completamente malvagio, ma nessuno è completamente buono e che l'estetica, l'apparire non ha alcun significato, non ha alcun senso. La bellezza non è sinonimo di virtù e viceversa. Per me è stata una lettura molto importante. Io, come penso la maggior parte di voi, conoscevo Golding solo grazie al Signore delle Mosche. Affrontare questo libro, che è uno degli ultimi che ha scritto, è stato molto interessante, soprattutto per la forza con la quale viene portato avanti questo tema, ma soprattutto perché, ragazzi, lo stile con cui scrive quest'uomo, non a caso un premio Nobel, ma è veramente magnifico. È un piacere leggere queste pagine per il suo stile, per l'estetica con la quale ci propone tutte le scene. La prima immagine di Matti che esce dalle fiamme è spettacolare, è veramente un tripudio di stile. Quindi, soprattutto se siete amanti delle cose ben scritte, non posso fare meno di consigliarvelo. E soprattutto, voglio dire, il tema affrontato è affascinante. È un tema che ci affascina dall'inizio dei tempi, il bene e il male all'interno dell'uomo. È uno di quei temi immortali che centinaia di filosofi, pensatori e scrittori hanno affrontato, ognuno di loro in modo diverso e ognuno di loro portando verità e finzione su questa tematica così importante, così sentita. Il mio consiglio quindi è di leggere questo libro. Può non essere per tutti, perché come vi dicevo è abbastanza crudo, è emotivamente pesante in alcuni frangenti, ma io credo sia anche il motivo per il quale valga la pena leggerlo. Anche oggi siamo arrivati alla conclusione. Se il video vi è piaciuto, vi ricordo di mettere mi piace e magari di lasciare un commento, soprattutto se avete qualcosa da dirmi, qualche considerazione da fare, qualche suggerimento e dovessi anche aver dimenticato qualcosa, fatemelo presente. Ciao, buona giornata.